Benvenuti o bentornati. Oggi ci occupiamo della fondazione mitica di Roma e vedremo la prima istituzione. Roma è stata retta nella sua fase arcaica dalla monarchia, quindi anche qui, come ad Atene, abbiamo avuto dei sovrani, alcuni mitici, forse mai esistiti, e li analizzeremo uno ad uno. Il potere era detenuto da un solo uomo, quindi vedremo che il re ha in sé tutti i tre grandi poteri: il potere politico, quindi di occuparsi di politica interna e di politica estera; il potere militare, quindi il re era capo militare, comandava l'esercito; e il potere religioso, infatti il re si chiamava Rex Sacrorum, il re di cose sacre, cioè colui che amministrava i riti, le cerimonie e la liturgia. Nella fase arcaica abbiamo pochissime fonti, anche poco attendibili. Pensiamo ai Carmina Triumphalia, cioè questi canti in cui si celebravano grandi uomini, grandi magistrati della res pubblica, quando poi la affronteremo. Spesso sono adulterati, sono modificati proprio per esaltare un membro di una famiglia nobile, della propria famiglia, perché non dimentichiamo mai che queste fonti sono modificate, gonfiate e comunque mai corrispondenti al vero al 100%, quindi sono sempre alterate, filtrate dall'autore, proprio perché letteratura, quindi in questo caso storiografia, e storia vera e propria sono strettamente legate, perché non dimentichiamo che i magistrati attraverso l'arte cercano il consenso. Era indispensabile esaltare le virtutes e le qualità di un membro della propria famiglia, perché un magistrato pensava di avere a sua volta quelle qualità e quindi poteva essere votato. Lo stesso Tito Livio, nel momento in cui consulta le fonti, si rende conto della loro fragilità, della loro inconsistenza, perché nota questa discrepanza tra la tradizione orale e la tradizione scritta, perché un documento scritto posso consultarlo anche secoli e secoli dopo, ma una fonte orale, quando poi viene scritta, sicuramente viene modificata, viene alterata, e soprattutto quante volte è stata ritoccata, è stata cambiata prima di essere messa nero su bianco, forse non lo sapremo mai. Il periodo monarchico va per convenzione dal 753 al 509 a.C. e secondo la leggenda, quindi Roma sarebbe stata fondata da Romolo, quel figlio di Rea Silvia e a sua volta figlia di Numitore. Risalendo nell'albero genealogico, Roma sarebbe stata fondata da Elleni emigrati nel Lazio. Romolo avrebbe poi tracciato quel famoso Pomerium, cioè il confine sacro della città di Roma. Molto probabilmente non fu un solo uomo a fondare questa città, quindi non fu un re, ma semplicemente sarebbe nata per sinecismo. Cosa significa? Cioè per aggregazione di più villaggi che poi si sarebbero uniti per fondare un'entità statale autonoma, quindi vari villaggi indipendenti tra di loro, già presenti da tempo, da secoli sul Colle Palatino, e da lì poi si sarebbero uniti, fusi insieme per formare un'entità statale del tutto nuova e diversa da quelle precedenti. Un processo di aggregazione che nel tempo si rivelerà anche vincente, proprio perché le varie culture, i vari popoli, fondendosi insieme, poi diventeranno un unico grande popolo che perderà parte delle sue caratteristiche personali per averne poi di nuove. Se inizialmente divisi per tribù, Tizie, Saramnes e Luceres, poi invece verranno divisi in base al censo. Probabilmente è Romolo, quindi è il fondatore mitico, che prende il nome da Roma e non viceversa. Roma forse viene da Ruma, cioè da mammella, perché era costruita appunto su un colle, quindi allude alla figura insomma di questo colle, a una mammella, oppure al termine Rumon, con cui si indicava il Tevere, il fiume Tevere. Quindi queste sono le ipotesi più accreditate e più plausibili. La leggenda serve per fornire delle basi solide, quindi per avere delle certezze a cui ancorarsi e su cui poi costruire i pilastri del futuro impero romano. Si pensa che proprio in questo periodo fossero state fissate le caratteristiche tipiche della società romana: l'organizzazione della famiglia, la differenza tra i patrizi e i plebei, e soprattutto anche il rapporto tra
il patronus e il cliens. Non è un caso che le più antiche istituzioni di Roma vengano fatte risalire addirittura a Romolo, proprio per conferire loro un grande prestigio. A Romolo si attribuisce la suddivisione della società romana nelle tre grandi tribù, cioè Intizies, Ramnes e Luceres. L'insieme di queste tre tribù formava i Quiriti, cioè il popolo romano. Sempre Romolo avrebbe diviso il popolo in 30 curie, 10 curie per ogni tribù. Ogni curia era molto importante perché doveva fornire al sovrano sia dei soldati sia dei senatori, i famosi patres, poi vedremo la differenza, quindi erano importanti sia a livello politico che a livello militare. Ogni curia forniva 10 cavalieri e 100 fanti, quindi l'insieme di questi 100 più 10 formava una centuria, quindi ogni curia forniva una centuria per l'esercito. Visto che sono 30 curie, l'esercito romano anticamente era costituito di 300 cavalieri e di 3000 fanti. L'insieme poi di queste 30 curie formavano la più antica assemblea di Roma, i comizi curiati, ed era importantissima all'epoca perché i comizi centuriati non esistevano ancora, quindi i comizi curiati avevano l'importantissimo incarico di confermare attraverso il loro voto il re che veniva scelto, perché non dimentichiamo che a Roma la monarchia era una carica elettiva, quindi nessuno era escluso, non era ereditaria. Attraverso la lex de imperio, ecco che i comizi curiati confermavano l'elezione, attribuendo quindi l'imperium, quindi il potere sia in politica interna e estera, sull'esercito e sulla religione, al re che veniva scelto. Poi nel tempo vedremo che questa assemblea verrà esautorata e le sue funzioni passeranno soprattutto ai comizi centuriati. Rimarrà qualche potere, però poi lo tratteremo in un video dedicato. E sempre Romolo nell'VIII secolo scelse alcuni anziani tra il popolo per aiutarlo in questo suo arduo compito. Quindi inizialmente avevamo un re affiancato da 300 anziani, 100 per ogni tribù, e saranno proprio loro che poi, caduta la monarchia, andranno a costituire il Senato. Questa parola viene da senex, cioè vecchio in latino, quindi i patres saranno coloro che poi entreranno al termine della loro carriera politica all'interno del Senato, quell'istituzione fondamentale che di fatto poi assumerà il potere politico nella Roma repubblicana, affiancando il lavoro di tutti gli altri magistrati. All'epoca di Romolo però fungevano da veri e propri collaboratori, da consiglieri del sovrano, lo aiutavano in tutte le sue decisioni. Dove li aveva pescati questi 300 patres? I patres sono i capifamiglia delle più antiche famiglie di Roma. E quali sono? Beh, la società romana era una società basata sull'agricoltura e soprattutto sull'allevamento, quindi erano le più ricche famiglie di Roma che possedevano grandi latifondi e che avevano un altissimo numero di capi di bestiame. Il criterio selettivo è stato quello della ricchezza e saranno proprio loro che, affiancando quindi il sovrano, poi assumeranno il potere. Tra l'altro c'è un altro motivo se questi patres hanno avuto la possibilità di accedere al potere politico. Perché? Perché il motivo è anche religioso, perché erano gli unici, questi patres, abilitati a poter consultare gli auspici, cioè ad entrare in contatto con la divinità per sapere se fosse lecito o non lecito, fas o nefas, poter fare qualsiasi cosa, perché ricordiamoci che i romani non muovevano un dito senza prima consultare gli dei. Nessuna trattativa commerciale, nessun processo in tribunale, nessuna attività politica poteva essere svolta senza aver prima chiesto consiglio e il parere della divinità. Tutti gli altri sono esclusi dal potere politico, cioè i plebei. I plebei sono i piccoli proprietari terrieri, i commercianti, gli artigiani, tutti coloro che non rientrano nella prima categoria, cioè che non sono ricchissimi, cioè che non possono far parte dei patrizi, e quindi poi vedremo gli scontri tra questi due ceti sociali, patrizi e plebei. Ma tra i due, fin dalla fase arcaica, si instaura uno stretto legame di tipo clientelare, perché se i patrizi sono i patroni, ecco che i plebei diventano i loro clientes, cioè spesso e
volentieri, poi ne parlerà anche Giovenale nelle sue satire e molti altri, sappiamo appunto che il patronus assisteva il cliens in tutto e per tutto, in natura, in denaro, lo difendeva in tribunale, e dall'altro lato il cliens doveva eseguire tutti i suoi ordini, e soprattutto in caso di necessità, se il patronus si fosse trovato in difficoltà, ecco che il cliens avrebbe dovuto pagare i suoi debiti e fornire una dote alla figlia del patronus in caso di matrimonio. Ed è chiaro che avere molti clientes per un patrizio era simbolo di grande prestigio, significava avere una fitta rete di sostenitori, e in epoca repubblicana poi sarà davvero importante averne il più possibile per avere quindi un maggior numero di voti. Visto che i patrizi sono gli unici ad avere accesso alla consultazione degli auspici, quindi entrare in contatto con la sfera sacra, questo spiega il perché a Roma non ci sono mai state due caste separate tra i politici, i magistrati e i sacerdoti, perché chi ha il potere politico di fatto aveva anche incarichi di tipo religioso. Il secondo re di Roma fu Numa Pompilio, il quale stabilì cerimonie e culti religiosi, ricordato come re e sacerdote, e a lui si fa addirittura risalire il più antico calendario romano, contenente appunto i giorni leciti e non leciti per svolgere tutte le attività previste dai romani. E poi sempre Numa Pompilio istituì i più antichi collegi sacerdotali, soprattutto quello del Pontefice Massimo e delle Vestali. Notiamo ancora una volta come il sovrano avesse sia il potere politico e militare, ma anche quello religioso. Non dimentichiamo poi che in epoca repubblicana il Pontifex Maximus avrà anche il compito appunto di stilare, di redigere quel calendario con i giorni leciti e non leciti per le attività pubbliche, ed è importante perché poi il pontefice era anche il custode del diritto, quindi colui che doveva interpretare la legge, sempre essendo in contatto con la divinità, e non essendoci un codice di leggi scritte, l'arbitrarietà era di casa a Roma, ognuno poteva interpretare la legge a proprio piacimento, soprattutto in base al ceto sociale di appartenenza. Tullio Stilio, che ha condotto molte guerre per stabilire la supremazia sui villaggi vicini, Anco Marzio, famoso per aver costruito il ponte di Ostia. Poi ci sono stati i tre sovrani di origine etrusca. Ecco, su di loro abbiamo maggiori informazioni, e a livello storico sappiamo che sicuramente Roma fu in contatto con i Sabini, è celeberrimo il ratto delle Sabine, proprio perché Roma affrontò un periodo di crisi demografica e quindi dovette cercare di risolvere il problema in qualche modo. E l'altra cosa evidente è l'influenza degli Etruschi sul mondo romano, perché appena nato deve fare i conti insomma con i popoli vicini, e tra questi proprio gli Etruschi, visto che ben 3 dei suoi 7 re di Roma sono stati di origine etrusca: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Con Tarquinio Prisco, il quale veniva da Tarquinia, una città a 90 km da Roma, nel VII secolo a.C., probabilmente la dominazione etrusca attraversò Roma ed arrivò fino in Campania addirittura. Quindi Roma non soltanto passò sotto l'influenza etrusca, ma addirittura tra il VII e il VI secolo divenne una città vera e propria, quindi passò da un villaggio, comunque da un'entità statale più ridotta, a una vera e propria città. Lo sappiamo perché le capanne di legno esistenti furono sostituite con delle case in pietra, furono costruiti i primi edifici pubblici, poi fu pavimentata un'area del Palatino dove poi sarebbe sorto il Foro Romano. Tarquinio Prisco poi fece appunto edificare tra i tanti il più famoso edificio religioso, ossia il tempio dedicato a Giove Ottimo Massimo, e fu costruito anche il primo sistema di fognature, la Cloaca Maxima, e questo rivela quindi l'espansione della città stessa, perché con l'aumento demografico e con l'espansione della città è chiaro che il problema igienico-sanitario stava diventando sempre più importante. Con Servio Tullio abbiamo un ulteriore trasferimento
trasformazione dai comizi curiati passiamo ai comizi centuriati, perché il re suddivide la popolazione non più in base alla nascita o all'origine di ognuno, ma in base al censo. Quindi adesso abbiamo le centurie in base a chi possiede di più o di meno. Inoltre divide tutto il territorio di Roma in 4 tribù territoriali, quindi non più basate sull'appartenenza a un ceppo comune, quindi non sono più divisioni sociali o culturali, ma in base al territorio. Questo significa che adesso la popolazione di Roma è diventata un unico grande popolo, più unito, più compatto, che si identifica in una cultura comune. Infine Tarquinio il Superbo, e con lui finì la fase monarchica di Roma. Nel 509 a.C. venne cacciato a causa di una rivolta popolare. Dalla monarchia passiamo alla repubblica. Ma perché fu chiamato il Superbo? Perché fu ritenuto al di sopra degli altri, perché fu ritenuto un sovrano dispotico, infatti governava senza più ascoltare i patres, e soprattutto perché si dotò di una guardia personale, una guardia del corpo, e quindi fu ritenuto al di sopra degli altri. Non era più unus inter pares, non era un membro delle antiche famiglie nobili che aveva però il potere di guidare la città, ma stava diventando sempre più simile a un vero e proprio tiranno. Per questo motivo, quindi, da un sovrano si passerà adesso, vedremo, a una collegialità di cariche, a una pluralità di cariche, magistrature che adesso saranno temporanee, collegiali e soprattutto elettive. E questo perché? Tutto per evitare la tirannide, il fatto che un'unica persona potesse acquisire un potere troppo grande e diventare quindi poi l'unico sovrano indiscusso di Roma. Il passaggio fu una vera e propria rivoluzione, cioè un cambiamento radicale causato da questa rivolta, in particolare degli aristocratici, dei patrizi, che non possono accettare il potere di un solo uomo. Passando dunque adesso alla forma repubblicana, tratteremo poi nelle lezioni successive il concetto di res publica, vedremo bene la differenza tra patrizi e plebei e rifletteremo ancora una volta, come abbiamo già fatto per il mondo greco, sul concetto di civis e di civitas. Alla prossima!